ho deciso di tagliare questo pezzo qua. Prendete una spatola, la rigiriamo ancora una volta e siamo pronti. Così è perfetta. Wow. Adesso はい、こんにちは、シェフのファビです。僕は今イタリアに来ていて、知ってる方もいるんじゃないかなと思うんですが、2年前に一緒に動画を撮ったアントニオシェフが、新しい厨房で働いているので、今日はですね、シェフがアンサッシャのパスタをシェフのやり方で作っていただけるということですね。早速教えていただきたいと思います。シェフ、puoi presentarsi in fora giapponesi? ciao a tutti, ciao Fabio, grazie per essere venuto anche quest'anno. Voglio presentarti una ricetta molto particolare perché rappresenta un po' la tradizione della cucina italiana che di solito si fa la domenica come la pasta al forno. E anche un'altra ricetta molto tipica pugliese che è la spaghetti all'assassina, ma non c'è niente a che vedere con la spaghetti all'assassina, perché la spaghetti all'assassina la lasciano intera e in questo caso l'ho voluta spezzare per far sì che la crosta diventasse tutta croccante come la pasta al forno che di solito fanno la domenica nelle case. Gli ingredienti principali sono il pomodoro, concentrato di pomodoro, dei pezzetti di pomodoro tipici abruzzesi, di Pera d'Abruzzo, burro, parmigiano, un po' di peperoncino, aglio. Questo qua è un olio fatto con peperoni secchi abruzzesi, frullati, essiccati e frullati, e ti viene un olio così rosso. È una ricetta che attraversa tutta l'Italia, dal nord al sud. A proposito, ti piace la spaghetti all'assassina? Sì, io adoro tutta i tipi di pasta e tutta la cucina italiana. Bravo. Però questo volevo farlo per te perché è un qualcosa di tipico italiano, la pasta al forno, e quindi ho pensato di presentartela così. Non vedo l'ora, chef. Possiamo iniziare? iniziare. Prendiamo l'aglio, lo tagliamo a metà, tiriamo via l'anima e iniziamo. Una piccola base di aglio nella padella, poco, se no poi si sente. Così, un po' di peperoncino. Cioè, questo peperoncino è tipico? Sì, è un peperoncino del posto, non è molto piccante perché io non adoro molto il piccante. Ok. Iniziamo nella padella, Sì. solo olio extravergine. Non facciamo soffriggerlo troppo perché mi dà fastidio il soffritto, mi piace lasciarlo appassire molto lentamente. È già quasi pronto, lo spostiamo dal fuoco così si aromatizza bene. Questo è salsa di Salsa di pomodoro classica, un po' di concentrato di pomodoro, lasciamo sciogliere tutto bene, non aggiungiamo sale per il momento, perché il bello della pasta al forno qual è? La parte croccante sopra, e tutti vogliono mangiare solo quella. Allora ho pensato di tagliare la spaghetti a metà e farla diventare tutta croccante, così tu puoi mangiare solo la parte croccante. Quindi come lasagna, no? Come la lasagna, solo la parte sopra della lasagna. Allora, siccome è troppo lungo e lo voglio far entrare solo nel piatto ed è troppo lungo da mettere intero, lo voglio servire intero, ho deciso di tagliare questo pezzo qua. Mettiamo solo questo qua. Questo ovviamente non lo buttiamo, lo facciamo in brodo, non va buttato. Lo stendiamo. Adesso iniziamo la cottura. Non lo giriamo, lo facciamo cuocere molto lentamente nel suo sugo. Ha bisogno di tempo per farlo cuocere perché non c'è acqua, c'è solo pomodoro per il momento. Quindi lo lasciamo andare molto lentamente. Ci vorrà minimo 20 minuti per cuocerlo. 20 minuti? Sì. Ci mettiamo un po' di acqua, abbassiamo la fiamma molto lentamente, schiacciamo così la parte croccante si forma sotto e sopra. Quindi questo spaghetti all'assassina dentro c'è 3 tipi di pomodori. Io ci ho aggiunto anche il pomodoro fresco perché voglio la parte fresca e ci ho aggiunto anche il parmigiano. Aggiungiamo un po' di acqua.
È una ricetta che ci vuole un po' di tempo per farla, quindi si può fare la domenica come si fa la pasta al forno. Ah, Ok. ok, ho capito. Lasciamola cuocere molto lentamente, vedi? Inizia a caramellizzare, Sì. a diventare croccante sotto. Mm, mm. Così poi la stendiamo nel piatto e la lasciamo stesa sul piatto. Cioè, i popoli italiani tutti sanno questa pasta? Sì, li conoscono quasi tutti. Gli spaghetti ce ne sono tanti modi, dai bucatini, i ziti, capellini d'angelo, spaghetti normali, ci sono diverse varietà. Sì. Io ho scelto questa perché mi piaceva il fatto del quadrato e si rosola da tutti e quattro i lati. Il bello di questo, bisogna farlo diventare croccante, ma non troppo secco, se no poi è fastidioso da mangiare. Quindi anche un po' umida, come la parte della lasagna croccante. Senti l'aglio, senti il piccante. Non aggiungiamo ancora sale lo mettiamo alla fine. È già buono. Sì, mettiamo ancora un po' di acqua. Ovviamente di che questo qua possiamo farci altro, non va buttata. Possiamo metterla nel brodo, possiamo fare la pasta mista con altro, con verdure, con patate, con fagioli, ma assolutamente non va buttata. L'ho tagliata solo per una questione di estetica, di grandezza, perché la voglio servire intera sul piatto. Quindi questo è un metodo classico, cucina povera. Sì, tutto quello che c'è in cucina non va mai buttato niente, cioè devi sempre cercare di inventarti qualcosa per poterla utilizzare. Adesso la giriamo. Sì, sta cominciando Sì, a caramellizzare. sì. Questa è la parte che tutti vogliono quando si mangia la lasagna. Croccante, vedi? La parte più buona. Inizia a diventare morbido lo spaghetto, ma ci vuole ancora un po' del tempo. Parte croccante? Fa festa, fa festa. È come il Loro giorno piacciono? Molto, molto. Anche stessa cosa, anche ai giapponesi. Piacciono tanti parte croccanti. Quando fare riso, cuoce il Sì, riso, sì. sotto c'è sempre croccante. È la parte più buona. Parte più buona. Sì, sì. Si chiama okoge. Cioè, posso chiedere una domanda? Per gli Sì. italiani Sì. va bene spezzare la pasta? Positivo o negativo? Per gli italiani spezzare la pasta o mettere insieme vuol dire riciclo, quindi va bene, perché vuol dire che non si butta via niente. Si può mischiare anche questa con spaghetti spezzati, Sì. con le penne o altro, va benissimo mettere insieme. Cosa importante è che guardare la cottura, però si può mischiare tutte le paste. Anzi, a me piace molto mischiare la pasta. Poi si può fare con patate, si può fare con fagioli. Pasta e patate. Buonissima. Io mischiata. adoro. Sì? Sì, guarda, non è ancora pronta perché non si piega, quindi ci vorrà ancora del tempo. Fare questa ricetta qua è importante prendere una padella antiaderente, non si deve attaccare. Ma questa non è l'assassina, io ho voluto riprendere la parte croccante della pasta al forno, che poi alla fine ci mettiamo un po' di burro e un po' di parmigiano, Wow. che dà a condire il tutto. Perché sulla pasta al forno c'è chi mette parmigiano, chi mette mozzarella, però c'è sempre un formaggio sopra. Io preferisco il parmigiano. Ok. Ci siamo quasi, eh? Ci siamo già quasi? Ok. Senti il gusto? Quasi, un po' croccante, sì. Guarda, Wow. Come dire, bruciacchiata. Sì, sì. Non la giriamo più, la lasciamo cuocere così. A me piace anche mangiarla un po' fredda, non proprio calda, che mangiarla anche con le mani. Quando è diventata fredda possiamo mangiare bene. Molto. Adesso prendete una spatola, la rigiriamo ancora una volta e siamo pronti. Quindi possiamo portare per spiaggia Anche per mangiare. così è perfetta. Wow. Che bello.
Adesso ci siamo quasi. Ok. Mettiamo ancora un po' di acqua. Un po' di burro sopra, Oh, bello. poco. Interessante. これは面白いですね。 Un po' di parmigiano. Chef, questo è assolutamente buono. Proprio pasta al forno. Sì, これは新しいですね。素晴らしいですね。 assaggia. Cotta? Quasi, ci siamo quasi. Sì. Ricorda proprio la pasta al forno? La mia infanzia, anche questo sapore. Sì. Giappone anche questo simile, c'è un piatto. Di solito in Italia quando si fa la pasta al forno si mette al centro tavola con la teglia. I bambini, come mi ricordo quando ero piccolo, prendevo sempre la parte sopra perché era quella più buona e mi ricorda questa cosa. Ah sì? Sì, Quando era bambino? sì, sì, Bambino? sì, sì. Così è perfetta. Così è perfetta. Vedi? Questa è la parte più interessante della ricetta. Bellissimo. La spegniamo, la possiamo anche servire tiepida, non c'è problema. すごいですね。ちょっとピッツァの香りもしますね。はい。これはすごい。 Bello da metterla sopra. Buona! Cazzo, buona! Molto buona. めっちゃ食べるじゃん。Assolutamente buono, chef questo. Questa è la pasta della domenica. Fantastica. Che questo profumo. Adesso andiamo a impiattarla. La particolarità di questo taglio è di poterla metterla nel piatto stesa e poterla mangiarla anche con le mani quando è fredda o con una pinza oppure tagliata con il coltello, come preferisci. A me non piace vedere il piatto pieno perché mi dà senso di pesantezza. nido? No, il piatto pulito, steso nel piatto. Steso così. Sì, sì. Questo è modo chef? Modo chef È il Zaccaria. mio modo di vedere un piatto di spaghetti o altro. No? Ognuno è libero di scegliere, di pensarla come vuole. La spaghetti croccante nel piatto. Sopra ci aggiungiamo dei pezzettini di pomodoro per dare un po' di cremosità, di freschezza al piatto. Poi un'altra cosa importante, quando si mangia la pasta al forno viene fuori tutto il grasso perché è fatta c'è anche il ragù dentro, quindi il grasso del ragù e il pomodoro ti lascia un olio rosso e noi l'abbiamo ricreato con questo qua, è un olio di peperoncino dolce. Chef, questo profumo un po' abruzzese? Sì, sì. E poi ovviamente il basilico non può mancare con il pomodoro che dà freschezza. Adesso bisogna assaggiarla. Sì. Questa è la mia versione della spaghetti croccante che mi ricorda la pasta della domenica nelle cucine italiane e la mia infanzia, che prendevo sempre la parte sopra tegame della pasta al forno. Ovviamente non c'è ragù, c'è solo pomodoro. Ok, chef, grazie. Questo si può mangiare, a me piace molto mangiarle con le bacchette giapponesi perché ti dà pulizia e ti gusti la croccantezza dello spaghetto. O con una pinza da cucina, quando sono a casa utilizzo molto questo. すごい綺麗ですね。 Importante. Ah, mangio così. Mangiala così. Ok. Vai. Così senti il pomodoro, la spaghetti, il parmigiano e il burro. これはめちゃくちゃ美味しい。 È anche un po' croccante. Mi piace sentire questo croccante. Cioè, questo è veramente buono. Questo piatto bilanciato, tutti gli ingredienti.
amalgamato tutto bene. Sente ancora la croccantezza dello spaghetto perché guarda, non è stracotta. Sono contento che ti sia piaciuto. Mi è piaciuto molto. Anche magari popoli giapponesi piacciono questo piatto. Perché piace questo piatto? Perché in Giappone c'è un piatto simile, si chiama Napolitan, spaghetti giapponese. Quello molto simile sapore. Sì? Pasta alla giapponese si chiama Napolitan, dentro c'è ketchup, Ah, ok, ok. quindi sapore un po' dolce. Questo è il nostro ricordo è sapore in popolo, però dentro c'è pomodoro, una dolcezza, quando fare croccante, saltare in padella, quindi molto simile questo piatto. Quindi questo sapore è molto abituato ai giapponesi, Sì. quindi loro piacciono tanti. Io adoro la cucina giapponese, sai? Grazie chef. Io voglio venire in Giappone. Chef, ti Cucinare. aspetto la prossima anno. はい、ごちそうさまです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、チャオ。 Ciao a tutti e buona ricetta.